Salve amici, oggi andremo a preparare un dolce molto semplice, goloso, ma molto leggero. È un tipo di torta realizzato, come vedete, con le mele. Si chiama torta invisibile alle mele. È praticamente costituito all'80% di mele. Come vedete io ho utilizzato due diversi tipi di mele, non avevo tutto lo stesso tipo, quindi andrò a mescolare i due diversi tipi. Però sarebbe preferibile se riusciste ad utilizzare 1 chilo di mele golden. Il primo passaggio da effettuare è ovviamente sbucciare le mele, che andremo poi ad irrorare con il succo di limone per evitare che anneriscano. Io le sbuccio circolarmente. Con questo attrezzo andremo ad eliminare il torsolo Se non lo avete non fatevi un problema, potete semplicemente utilizzare il metodo classico, quindi tagliare a metà la mela e quindi farla a fettine purché siano sottili. Dobbiamo ottenere delle fettine davvero il più sottili possibile. Man mano che andiamo avanti irroreremo le mele con un po' di succo di limone per evitare che anneriscano. Se non avete questi attrezzi potete semplicemente affettare le mele con il coltello purché siano fatte davvero in modo il più sottile possibile. In un'altra ciotola andiamo ora a lavorare 2 uova con un pizzico di sale, (50 g di zucchero semolato), uniamo 100 ml di latte, 15 ml di olio, come vedete proprio pochissimi grassi. Andremo poi ad aggiungere 80 g di farina con una bustina di lievito per dolci. Io la vado a mescolare così la potremo unire un po' alla volta. Ed ora non ci resta che riunire il tutto con le mele.
ovviamente con della carta forno una teglia da 18 cm. Questo per avere un dolce bello alto, altrimenti va bene anche una teglia da 22 cm. Inforniamo ora a 180 gradi per circa 40 minuti, facendo la prova a secchino per verificare la cottura interna del dolce. Ecco il nostro dolce appena sfornato. Facciamolo raffreddare bene, così da toglierlo dalla teglia potremo poi togliere anche la carta forno e decorarlo con un po' di zucchero a velo. Andremo a sbucciare una mela irrorando ogni tanto con del succo di limone per evitare di farla scurire. Prepariamo oggi una torta di mele velocissima con 200 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, mezza bustina di lievito per dolci, un uovo intero, un pizzico di sale, io uso il lievito vanigliato. Se non lo avete potete utilizzare il normale lievito ed aggiungere una bustina di vanillina, 40 ml di olio di semi, 150 ml di latte. Mescolate energicamente fino ad ottenere un impasto morbido senza grumi. Andiamo quindi ad aggiungere la mela che abbiamo tagliato a tocchetti, versiamo quindi l'impasto in una teglia da 18 cm di diametro che abbiamo oliato ed infarinato. Sulla superficie andiamo a versare un po' di marmellata. Io scelgo della marmellata di arance, ma potete utilizzare quella che più vi piace. La marmellata in cottura scenderà, quindi non resterà in superficie. Aggiungiamo anche un po' di noci pecan
ed inforniamo il tutto a 180 gradi per circa 30 minuti. Fate ovviamente la prova a stecchino per verificare la cottura interna del dolce. Ed ecco la nostra torta di mele con marmellata e noci pecan appena sfornata. Facciamola raffreddare, quindi la toglieremo dalla teglia. Se vi piace potete anche decorarla con un po' di zucchero a velo. Iniziamo sbucciando 2 mele. Come vedete le sto facendo a pezzetti piccoli perché poi le andrò ad inserire direttamente nell'impasto. Quando avremo sbucciato la prima mela andremo ad irrorare con del succo di limone . 3 cucchiaini di zucchero semolato e continuiamo sbucciando l'altra mela. Di questa una parte la farò a fettine. Prepariamo ora l'impasto. Andiamo a lavorare un uovo con 100 g di zucchero semolato, se volete potete anche usare le fruste elettriche, però non è una grande lavorazione, non è una gran fatica. 125 ml di latte, ,40 ml di olio di semi, ,200 g di farina 00 che vado ad aggiungere un po' alla volta.
vado a setacciare mezza bustina di lievito per dolci . Quando avremo ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, andremo ad aggiungere le mele. Separo gli spicchi delle mele . Non l'ho fatto prima perché mi serviva che venissero comunque insaporite con il limone per evitare che scurissero. E aggiungiamo i pezzetti con lo zucchero e il limone all'interno. Ho rivestito una teglia con della carta forno bagnata e strizzata, così da farla aderire per bene, e vado a versare l'impasto. Andiamo quindi a decorare con le fettine . La nostra torta di mele senza burro è pronta per essere infornata. Eliminiamo l'eccesso della carta forno . Inforniamo ora il tutto a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Fate sempre la prova a stecchino per verificare che il dolce sia cotto internamente. Ed ecco la nostra torta di mele senza burro appena sfornata. Come avete visto è davvero semplicissima e molto veloce da preparare in casa. È ottima per la prima colazione oppure per togliersi quello sfizio di dolce durante la giornata senza grandi problemi. Come avete visto è davvero molto leggera, c'è pochissimo olio, pochissimo zucchero. Oggi andremo a preparare un dolce semplicissimo e molto profumato, soprattutto morbidissimo. Iniziamo lavorando 4 uova. Con un pizzico di sale, aggiungiamo 200 g di zucchero semolato, (130 ml) di olio di semi,
e 200 ml di latte. Io utilizzo un latte parzialmente scremato. In 350 g di farina vado ad aggiungere una bustina di lievito per dolci, pari a 16 grammi. E vedete la punta di un cucchiaio di cannella in polvere. Mescoliamo bene il tutto. E andiamo poi ad aggiungere un po' alla volta nel composto. Vado ora a sbucciare 3 mele, 2 le utilizzerò all'interno dell'impasto, una per la decorazione. Aggiungo il succo di limone e aggiungo queste mele all'impasto. Oliate ed infarinate uno stampo da ciambella, il mio misura 30 cm di diametro, e versiamo il composto. Sbucciamo quindi l'ultima mela e andiamo a decorare la superficie. Andiamo quindi ad infornare a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Fate la prova a stecchino per verificare la cottura interna del dolce. Potrebbe servirvi qualche minuto in più o qualche minuto in meno. Io utilizzo un forno ventilato. Ed ecco il nostro ciambellone alle mele e cannella appena sfornato. Mi dispiace che non possiate sentire davvero il profumo intenso, è davvero golosissimo. Controlliamo che sia cotto all'interno. Facciamolo raffreddare e poi potremo sformarlo. Come sempre, se la nostra ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi!